Cosa significa effettuare masking o lo scrambling dei dati in SAP? È possibile farlo direttamente oppure servono software specifici? Che differenze ci sono? Come conviene affrontare un progetto di questo tipo? Ciao, sono Massimo e oggi scopriamo insieme come affrontare un progetto di scrambling e masking dei dati in SAP, quale sia il significato di questi termini e quali siano le principali soluzioni. In alcune realtà si tratta di tematiche note ed attive da tempo, in altre valutate a seguito dell'introduzione del regolamento europeo sulla protezione dei dati, il GDPR, in particolare nei sistemi SAP. Partiamo subito con il chiarire il significato di queste terminologie, spesso utilizzati come sinonimi o con significati diversi. Per farlo dobbiamo avere però un punto di riferimento. Scopriamo subito il motivo. Parliamo della descrizione di questi termini così come la propone SAP. Scrambling dei dati significa andare a modificare a livello di database il contenuto di un certo campo. Questo, quando sarà poi esposto a livello di client, quindi SAP GUI per intenderci, ma potrebbe essere utilizzata qualsiasi altra tecnologia, web, Wi-Fi, fiori e così via, verrà mostrato con quel valore modificato. Facciamo un esempio. Nel sistema di produzione ho l'elenco dei miei clienti, quindi per restare in tema GDPR, nomi, cognomi, magari anche il codice fiscale o altri dati personali, e voglio che nel mio sistema di test, quando viene fatta una copia dal sistema di produzione a quello di test, questi dati siano resi irriconoscibili. In questo caso vado a creare delle regole di scrambling che mi permettono di modificare il contenuto di determinati campi, ad esempio il nome, in un altro sistema. Quindi in un sistema mi chiamo Massimo Manara, in un altro sistema diventerò Giacomo Leopardi. Quindi se nel sistema di test un utente vedrà la mia anagrafica cliente, la vedrà con dei dati non corrispondenti alla realtà. Passiamo al masking ora. In questo caso SAP intende il mascheramento di dati che vengono mostrati a livello client, quindi nel database il dato è in chiaro e non modificato, ma quando viene presentato all'utente, per semplificare tramite SAP GUI, ma come prima potrebbero essere diverse le tecnologie utilizzate, questo dato sarà visibile solo in parte. Un esempio molto chiaro è quello dei dati della nostra carta di credito. Quando facciamo degli acquisti, spesso sono mostrati solo gli ultimi caratteri ed i precedenti vengono nascosti, mascherati, con degli asterischi. Ecco, qui siamo nello stesso caso. Normalmente lo scrambling dei dati avviene nei sistemi non produttivi, il masking dei dati avviene nei sistemi produttivi. Bene. Ma se è così semplice, perché spesso ci sono dei dubbi sulle funzionalità e sulle terminologie? Perché sul mercato esistono, oltre a SAP, anche altri strumenti che permettono di svolgere le attività di scrambling e masking dei dati. Nel caso specifico di SAP stiamo parlando rispettivamente dei prodotti TDMS, Test Data Migration Server, e SAP Field Masking. Alcune di queste soluzioni presenti sul mercato, tuttavia, parlano di anonimizzazione o masking direttamente svolto in ambiente produttivo. Queste soluzioni che utilizzano il termine masking fanno in realtà riferimento ad attività di scrambling direttamente nel sistema produttivo, attività pensate nel caso sia necessario applicare il diritto all'oblio richiesto dal GDPR. Ecco quindi la confusione. Cosa fare quindi? Primo punto, come sempre, prima di valutare qualsiasi software SAP o non SAP, identifica bene se davvero serve e fatti spiegare bene il funzionamento e lo scopo di questi strumenti. Secondo punto, stai facendo scrambling o masking dei dati personali oppure dati non personali? Il GDPR ha introdotto determinati criteri e disposizioni per la gestione dei dati personali. Se non devi lavorare su quei dati, puoi fare dei ragionamenti diversi. Terzo, nel caso dello scrambling, in ambiente produttivo, valuta sempre che impatto ha sui sistemi di test. Ricordati che stai pagando un ambiente di test per sfruttarlo, se possibile. Se cancelli tutti i dati e lo rendi inutilizzabili, a cosa ti serve? È capitato anche a te di affrontare questi argomenti? Scrivili nei commenti se ti ritrovi con quanto detto. Spero di esserti stato utile, ricordati di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto, seguici anche su LinkedIn, visita ed iscriviti al nostro blog www.aglea.com/blog se vuoi ricevere aggiornamenti periodici. Contattaci se vuoi scoprire come migliorare la sicurezza dei tuoi sistemi SAP. A presto, ciao!